Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera e Mattino Milan di lunedì 9 dicembre del 2024. Buona settimana a tutti. Saluto Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e buona settimana anche da parte mia. Adesso che ci guarda, sembriamo Diabolic. Va bene, siamo tutti e due così, vestiti di nero. Per questo... Nero gotico, per citare Clara, nero gotico direi, o nero lutto vista la classifica, scegli tu. Era meglio nero gotico. Allora, ricapitoliamo un po' quello che è successo e soprattutto dobbiamo dire 2 o 3 cose interessanti per quanto riguarda la prossima settimana, ovvero quello che arriva e il nostro futuro immediato. Prima di tutto, in realtà potremmo rimettere quello che un po' abbiamo già fatto nei precedenti lunedì, Henry, cioè vincono quasi tutte, c'è sempre a volte una squadra che magari un po' pecca, però quelle davanti, la Fiorentina, la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, eccetera, vanno, come scrive Gazzetta, ci sono 5 squadre in 4 punti. Eh sì. Sti colori. È tutto all'insegna dell'azzurro, direttore, il rosso c'è ben poco purtroppo in questa classifica. Il titolo, le foto, un po' tutto. Vabbè. Vabbè. Niente, ragazzi, tranne noi. Noi poi ci siamo qui ad arrovellare tra 1000 congetture, eccetera. Però la Lazio di Isaksen, Zaccagni, Castellanos e compagnia è meglio del Milan, di Leao, di Pulisic, di Morata. Sarà. È meglio anche Beltran, è meglio Iconé, è meglio Ken del Milan di Pulisic, di Leao e di Morata. Sarà non lo so. Evidentemente sarà così. Sbagliamo noi e forse a valutare questi giocatori meglio di Isaksen, Zaccagni, Pedro, Beltran. non lo so, direttore, è una situazione veramente triste, cioè è inutile che ci giriamo intorno, fa male vedere il Milan lì, o meglio, magari qualcuno è ancora convinto del fatto che, considerato che il calendario ci dovrà sorridere in altri momenti, allora potremo magari... No, lo so, ti è sorriso fino adesso il calendario. Sto cercando di disegnare un quadro che magari, secondo alcuni, passerà, è solo un momento, ci rialzeremo, torneremo a fare risultati positivi, per carità, perché comunque, come diciamo sempre, rispettiamo le idee di tutti ed è giusto che ognuno la pensi a modo suo. Milan 22, cioè Milan 22 in classifica, questo è Milan 22, le altre sopra i 30, c'è chi ha più 12, c'è chi ha più 11, c'è chi all'asterisco potrebbe andare ancora più punti su di te. Insomma, è una situazione brutta. Il Milan è staccato molto dalle prime 5, è staccato un po' anche dalla Juventus e se non sta attento anche il Bologna la sorpassa, Siamo perché pari. perché siamo a pari punti e il Bologna non scherza. Quindi tra l'altro ci devi anche giocare tu il Bologna con il recupero e il Bologna sta iniziando a ingranare. È un Milan brutto, cioè c'è poco da fare, è un Milan brutto, questo Milan non è bello, questo Milan non offre prove convincenti, è un Milan che si sgretola alle prime difficoltà, è un Milan che ha qualche punto di forza, ma i punti di forza sono a intermittenza come le luci di Natale, cioè non funziona e non va bene. Il punto è uno, l'anno scorso il non funziona e non va bene bastava alla grande perché le avversarie non esistevano, il Napoli si è autodistrutto, l'Atalanta si è svegliata forse tardi, la Juventus con Allegri aveva i suoi bei problemi e ha fatto un girone di ritorno imbarazzante. Insomma,
Le altre avevano i loro problemi l'anno scorso e quindi il Milan era bello in panciolo il secondo, andava bene così. Quest'anno il Milan è settimo. No, guarda, a proposito dell'anno scorso, 2 cose veloci, scusate un secondo, perché ho visto anche qualcuno rimpiangere il vecchio allenatore. Ma ragazzi, vi faccio un piccolo esempio. Se io ho una macchina di 6-7 anni e la devo cambiare e mi compro una bicicletta, poi per forza di cose vedo che la mia vecchia macchina di 6-7 anni che dovevo cambiare va più forte della bicicletta. Ma il problema è che io, invece di andare a comprare una macchina nuova, ho comprato una bicicletta. E allora sono matto io ad aver fatto il cambio con la bici e non ad essere andato in un concessionario. Il problema è quello: se io mi vado a comprare una caspita di bicicletta, poi pedalo e per quanto pedalo faccio 22 punti. Ma se fossi stato più previdente, se fossi andato in un concessionario, magari avrei in questo momento una macchina, magari bella, brutta, ma comunque una macchina. Per dire che il problema non è tanto rimpiangere o dire, il problema è che abbiamo preso Fonseca, ragazzi, e stavamo prendendo Lopetegui, e quello è il problema. Non adesso andare a fare le medie. Ho visto addirittura fare le medie di Fonseca con il Milan della Banterera. Ma ragazzi, ma il Milan della Banterera, Leao non lo vedeva neanche di striscio, Pulisic neanche all'orizzonte, Morata forse lo vedeva la Juventus. Tutti gli altri giocatori, Fofana, Reinders, Ciao, Magnante, Hernandez e compagnia cantante erano da tutt'altra parte. E stiamo facendo il paragone con quel Milan lì. E regge, tra l'altro, a livello di numeri. Cioè, per dire quello che stiamo combinando quest'anno. E mi sento ancora dire: no, È una vabbè, mezza tragedia. aspettiamo. Calma fa, No, aspettiamo. non c'è da aspettare niente, cioè sono un po' di anni che aspettiamo di giudicare operati, sono un po' di anni che bisogna aspettare, ma durante appunto la Banterera, la celeberrima ormai Banterera, si doveva aspettare un futuro migliore perché eri al capolinea di un'avventura gloriosa e storica che ti aveva portato successi su successi, trofei su trofei e quindi eri al termine diciamo di quella cosa lì. Adesso non c'è più da aspettare perché tu hai vinto uno scudetto, perché basta veramente poco. Cioè, il punto è quello, è che non serviva spendere 400 milioni sul mercato e andare a prendere il miglior allenatore sul pianeta Terra, è quello il problema. Cioè che non serviva strafare, bisognava fare con un minimo di senno e non è stato fatto nemmeno quello. Guarda che se ci ripensiamo veramente è stato un colpo di scienza che ha veramente non so come sia venuto in mente, con tutta onestà. Probabilmente per una cosa soltanto. Chiedeva poco. Perché però, ti devo dire, anche non penso che Palladino chieda 8 milioni di dollari. Vabbè. Veloce passaggio sul resto delle nostre circostanze, varie ed eventuali. Questa è Gazzetta di oggi su Teo. È vero, Teo, il peggior Teo da quando c'è il Milan? Assolutamente sì. Anche perché, insomma, è sempre stato tra i migliori in campo, quindi quando inizia a essere tra i peggiori, per forza di cosa è il peggiore da quando è qui. Avanti col rinnovo. Ok. Quale? Mi verrebbe da Boh, dire. boh. Va bene. Tanto ci sono tante altre cose di cui dover parlare, ma fa niente. A proposito di invece la prossima partita, risonanza oggi per Pulisic, Morata o Loftus al suo posto, Genoa a rischio, non ci sarà comunque già mercoledì con la Stella Rossa in Champions. Niente ragazzi. Mercoledì penso che Abraham possa giocare, secondo me Abraham mercoledì potremmo vederlo anche perché ha preso un po' di ritmo in Champions e nell'ultima è stato tra i migliori in campo, se non appunto il migliore in campo e quindi anche per il tipo di squadra che è la Stella Rossa spero di vederlo Abraham, cioè, anche perché se no devi far fare a Morata mercoledì e domenica poi, sabato insomma che giorno è? Domenica. No, domenica. Domenica? Domenica. Nel weekend, lo vedremo nel weekend. Domenica. Ecco, per
per evitare che insomma ci sia questo tour de force, Abraham magari può ritagliarsi un po' di spazio. Eviterei di giocare con le 2 punte, ma Simo, il punto sai qual è? Che ogni discorso, cioè lascia un po' il tempo che trova. Noi li faremo, dovremmo farli su probabile formazione, chi gioca, chi non gioca. Sono discorsi però che lasciano il tempo che trovano, cioè serve altro, cioè in questo momento serve qualcosa che va al di là della tattica, va al di là della tecnica, va al di là della preparazione cioè va al di là di tutto. Cioè il Milan ha 22 punti, cioè serve non so nemmeno cosa, cioè non saprei dirti nemmeno cosa, perché non lo so, cioè non lo so. Se a inizio stagione ti potevo dire un cambio di allenatore, perché comunque eri all'inizio e potevi sistemare le cose, e adesso non saprei neanche dire, perché un cambio di allenatore porta a qualcosa secondo te? Non lo so, cioè, magari sì, magari che ne so, arriva Sarri e vinci 10 partite di fila, me lo auguro, però cioè, No, a proposito di questo, guarda Henry, intanto per farti capire quanto è complicato andare a recuperare i punti davanti, se non ricordo male, averlo visto ieri, però devo confermarlo, magari ne parliamo al talk, il Milan ha recuperato nelle ultime 5 partite, niente all'Atalanta, ne ha persi, niente all'Inter, ne ha persi, niente a Fiorentina e Lazio, ne ha persi, e ne ha recuperato 1 al Napoli. Dovrebbe, se non ho fatto male i conti, averne perso anche 1 da Juventus. sì, e li ha persi anche dal Bologna in tutto ciò, perché eri ampiamente avanti e sei pari. No, per No, farti sì, capire quanto è complicato, cioè non stai giocando a salvarti, dove chi si salva magari in 4 partite fa 2 sconfitte, 2 pareggi, tu ne vinci 3 e ne pareggi 1 e li hai già mangiato 5-6 punti, comodi. no, ma è cioè una situazione così. Poi io sento e leggo di supporto a Fonseca anche per la lamentela sugli arbitri, con Morata che invece dice l'esatto opposto. Cioè è una situazione A davvero. parte che dove erano i dirigenti, come al solito? No, no, non Evaporati? Non lo so, figurati non se si c'erano. mostrano in pubblico dopo una sconfitta. Eh. Ehm, non c'è niente, Simo, cioè è una situazione davvero tremenda, ma perché sai che chi dovrebbe, diciamo, cambiare le cose, chi può cambiare le cose, A, non lo fa, B, se lo fa rischia di fare peggio di adesso, C, se per caso fa meglio di adesso non è che stai parlando di una svolta epocale nel Milan, perché sarebbe da mettere un caspita di direttore sportivo che sceglie un caspita di allenatore che ha un po' di storia, un po' di esperienza, un po' di Milan, non che è stato al Milan, ma che ha un po' di Milan, cioè che sa cosa significa allenare un grande club, essere in una situazione pesante, reggere la pressione, dover risollevare una big. Insomma, se non succedono queste cose e sono in questo momento al 9 di dicembre, presumo, utopia, ma pura e vera utopia, e le cose non cambiano e saremo sempre qui, magari vinci col Genoa, vinci con l'Hellas, rosicchi 2 punti, poi arriva la Roma a San Siro e che fai? Magari ne perdi altri, che la Roma si è risollevato, magari vinci anche con la Roma e poi fai un gennaio tremendo e riperdi altri punti, cioè è tutto altalena, è tutto alti e bassi, è tutto montagne russe, cioè non a me dispiace anche che sono così negativo questa mattina e che ne parliamo con questi toni, ma ripeto, ci sarà sicuramente chi è più fiducioso, chi continua a avere speranza, chi pensa che, non lo so, il Milan in qualche modo si qualificherà in Champions e io rispetto totalmente chi la pensa così. Io la vedo all'esatto opposto. Per me stiamo andando sempre piano piano più giù, senza accorgercene, impercettibilmente, punto perso domenica dopo l'altra, stiamo andando sempre più giù però, Guarda, chiudiamo con quello che dovrebbe arrivare, insomma, capiamo come, quando e perché. Il giudice sportivo comunque farà il suo corso con quello che è successo venerdì a Bergamo, con le parole di Fonseca. Capiamo se arriverà niente, una multa, una squalifica rispetto a quello che sono state le dichiarazioni post partita.
Non lo so. Vabbè, vediamo prima l'esito e poi ne parliamo nel talk. Henry, grazie. E a dopo. Ciao, ci ritroviamo oggi al talk e niente, sperando in giorni migliori, anche se è dal, credo, 18 di agosto, cioè dal giorno dopo che facciamo 2-2 col Torino, che diciamo la frase sperando in giorni migliori, sperando che qualcosa cambi, sperando di far meglio. Sono tipo quanti mesi? Agosto, 5 mesi che speriamo. Continueremo a sperare, non so cosa dirvi, ragazzi. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.